Parte Lautaro. No, sopra la traversa. Finisce qua. No, Sopra vabbè, la però... traversa. Lautaro. Cioè, Sopra questo la è tecnicamente ancora il secondo rigorista della gerarchia, per la cronaca, nelle partite normali. Abbiamo detto tutto. traversa. Siamo fuori dalla Champions League. Siamo fuori dalla Champions League agli ottavi di finale. Calci di rigore letali, fatali per quest'Inter. 3 calci di rigore sbagliati. Devo riprendermi, Simo, devo riprendermi. Non ero più abituato ai calci di rigore, non ero abituato ad una partita così. Sono molto dispiaciuto per come è maturata questa eliminazione dalla Champions. Dopo la vittoria dell'andata, non che non si potesse uscire contro questo Atletico Madrid, lo sapevamo, avevamo detto che sarebbe stata molto molto difficile. Però mi aspettavo di andarla a giocare con più coraggio, mi aspettavo di andarla a giocare più da Inter, anche perché abbiamo detto tante volte che abbiamo migliorato, abbiamo accresciuto la nostra mentalità, che avevamo fatto un salto di qualità e questa cosa l'ho vista solo nei supplementari, un po' più di atteggiamento così da parte dell'Inter, mentre nei 90 minuti siamo partiti con un po' troppa di tensione, abbiamo sentito un po' troppo la partita all'inizio e poi abbiamo avuto forse un po' poco coraggio in alcuni momenti. Credo che la maggiore esperienza di Simeone questa sera abbia dato qualcosina in più in questa partita rispetto ad un Inzaghi che ha gestito questa partita. Non lo so, secondo me un po' di mancanza di coraggio in alcuni momenti della gara c'è stata, alcune prestazioni individuali sicuramente non sufficienti e tra poco ne parleremo anche a parte nelle pagelle. Uscire così mi fa male perché potevamo fare sicuramente di più. Paghiamo anche una profondità di rosa che loro hanno, che chiaramente lo sapevamo già da prima. I cambi che possono fare in attacco, loro partono con Griezmann e Morata, finiscono con Correa e Depay, la differenza la si vede. Sono amareggiato, Simo, paghiamo anche qualche errore di troppo, soprattutto all'andata, però si poteva fare di più stasera. Sì, i 90 minuti sono stati durissimi da affrontare, soprattutto la ripresa. L'Inter si è messa in modalità difesa quasi catenaccio troppo presto e per troppo tempo, confidando che riuscisse a tenere, ma di base l'Atletico si era capito fin dall'inizio che sarebbe stato banalmente più concreto, per esempio, di quanto non lo era stato il Porto l'anno scorso. Addirittura nel finale di partita si mangiano anche un'occasione che avrebbe evitato per fini supplementari. Poi nel supplementare però, come dicevi, l'Inter ha fatto vedere qualcosa in più, infatti ero anche moderatamente soddisfatto, non perché stessimo giocando chissà che partita, però rispetto ai primi 90 minuti quantomeno vedevamo un Inter che riusciva a costruire, palleggiava un po' di più, non era unicamente passiva all'Atletico Madrid, e questo sicuramente era positivo. Poi abbiamo creato comunque poco e nulla, loro hanno avuto altre 2 occasioni giganti anche nei supplementari. Io onestamente non mi sento di dire che l'eliminazione non sia meritata, perché nel complessivo oggi l'Atletico ha fatto di più e quindi secondo me passa anche con del merito. Spiace il fatto che passi ai rigori contro un Inter che di rigoristi non ne ha. Abbiamo scherzato un po' sorridendo per tutta la partita, ma è così. Tolto Cialanoglu, l'Inter rigoristi non ne ha, e la dimostrazione, la sintesi è il rigore di Lautaro Martinez, che io non voglio colpevolizzare, cioè finisce qui e ok, però Lautaro Martinez ad oggi è il secondo rigorista nelle gerarchie dell'Inter e calcia quel rigore lì. Quindi vincere i rigori per l'Inter con quei giocatori in campo sarebbe stato un miracolo, a prescindere da tutto. È andata così e sicuramente non è che la perdi perché, cioè, nei fatti la perdi perché sbagli i rigori, dopodiché giocando un po' meglio in tutta la partita
e magari anche facendo qualcosina in più all'andata, ma poi si va troppo. Simo, ti ho perso, non so in chat se vedete Simo bloccato o se sono io. Credo che sia Simone, prendo la parola io allora sullo stop di Simone. Simone diceva dei calci di rigore, purtroppo i rigori fanno parte di quello che si dice i dettagli che poi fanno la netta differenza, cioè questa è la competizione dei dettagli, questa Champions League, e arriviamo ai dettagli dei calci di rigore senza avere dei rigoristi, sostanzialmente, senza avere dei rigoristi, e questo poi è il risultato, come abbiamo visto purtroppo. È un vero peccato, Simo esce. Diamo anche un attimo un'occhiata a SportX Market, il gioco gratuito che vi consigliamo di entrare a far parte della community di sportxmarket.com, gioco gratuito in cui non spendete nulla, ma ogni mese si vincono dei premi reali, e poi a fine stagione ci sono altri premi. Anche noi abbiamo un bel portafoglio con tutte le nostre fantazioni delle varie squadre. Questa partita, essendo di Champions League, non va a intaccare, non varia le quotazioni delle fantazioni della nostra Inter, perché valgono solo le partite di campionato, però possiamo approfittare di questi giorni per andare a guardare il mercato, perché avevo visto un po' di azioni, di fantazioni anche del PSG in vendita ad un buon prezzo, quindi ne possiamo comprare alcune per andare ad arricchire il nostro portafoglio. Vedete, sul mercato potete acquistare, come ho appena fatto, le fantazioni gratuitamente, e poi dopo, in base a come va il rendimento di ciascuna squadra, si va ad aggiornare la classifica su sportxmarket.com. Vi mando il link in chat per chi ci sta seguendo in diretta, mentre per chi ci ascolta in podcast o ci segue in differita in video, trovate il link in descrizione per iscrivervi gratuitamente e giocare insieme a noi. Allora, ma tornando sulla partita, il nostro Simone è saltata la connessione. Rieccoci, leggo un paio di commenti. Grazie di cuore Franco, peccato, sapevamo che era difficile, ma un po' di amaro in bocca resta. Ai rigori in casa loro purtroppo si vedeva che eravamo svantaggiati, l'amore per l'Inter aumenta ora, prendiamoci la seconda stella, forza ragazzi. Grazie Franco, questo è un po' il punto. Ho visto una partita in cui l'Atletico Madrid, lo sapevamo, in casa è quasi imbattibile sostanzialmente, perché il rendimento storico dell'Atletico Madrid ci dice questo. Ne avevamo parlato già all'andata. I primi minuti ho visto diversi calciatori, secondo me, aver risentito un po' di questa partita. La scelta di schierare Dumfries dal primo minuto era una scelta comprensibile, secondo me, che aveva un senso, che poteva tamponare un po' Samuelino, che in effetti all'inizio un pochino ha creato una prima occasione, ma poi lo abbiamo contenuto meglio rispetto alla gara d'andata. Poi devo dire, all'interno della prima frazione di gioco, comunque del primo tempo, siamo riusciti comunque a creare delle occasioni. C'è stata un'occasione con Dumfries, arriva il gol di Di Marco al termine di una grande azione costruita, manovrata dall'Inter, però la cosa, che mi dispiace molto è che subito dopo prendi un gol subito, e lo prendi in una maniera un po' fortuita, un po' casuale, c'è da dire, perché noi abbiamo dovuto manovrare tanto per arrivare a costruire il gol di Di Marco, loro con un'azione in cui Koke ha clamorosamente troppo spazio lì davanti la difesa, e riesce a mettere un pallone in mezzo dove Pavard sbaglia, un errore gravissimo in una prestazione insufficiente di Pavard. Anche Bastoni non è fortunato, e ci si ritrova poi l'Atletico che può segnare da 2 passi sostanzialmente con Griezmann. E da lì la cosa che non mi è piaciuta è stata un Inter che ha risentito veramente tanto di quel gol preso, ha risentito tanto, e non è riuscita a sbloccarsi, e c'è stato anzi un po' di blackout in quei minuti lì, cosa che dall'Inter a questi livelli non mi aspetto, sinceramente. Poi, secondo tempo, l'Inter va a fare ancora dei cambi ancora più difensivi, sicuramente
in un atteggiamento ancor più rinunciatario nella seconda frazione di gioco, un Atletico che ha attaccato di più. Abbiamo avuto comunque delle occasioni, per esempio con Thuram, un'occasione clamorosa dove non è accettabile che il tuo attaccante non centri la porta così da pochi passi, un'occasione simile per Barella ma sicuramente più complessa e differente. Poi però l'Atletico ha legittimato comunque la vittoria, ha legittimato i supplementari colpendo un palo e andando poi a trovare la rete che vale i tempi supplementari. Ai supplementari l'Inter meglio, secondo me. L'Inter meglio, un atteggiamento differente, con Bissek soprattutto mi è piaciuto molto l'ingresso in campo, quello che ci ha messo nei minuti in cui è stato in campo e l'atteggiamento dell'Inter nel tempo supplementare è quello che avrei voluto vedere un po' in tutta la partita, con più coraggio. Invece ai supplementari poi l'Atletico chiaramente nel secondo tempo supplementare hanno gestito anche loro per arrivare ai calci di rigore, probabilmente non hanno forzato i ritmi dopo aver fatto quella rimonta lì e purtroppo la perdiamo ai rigori. Simo, andando un po' a sintetizzare il tutto, noi inevitabilmente paghiamo troppe occasioni da gol sbagliate, qualcuna oggi, ma soprattutto all'andata, direi, perché poi oggi anche loro ne hanno avute, anche il nostro Sommer ha fatto bene e paghiamo degli errori all'andata e paghiamo secondo me una panchina più corta rispetto a loro comunque. Oggi questa cosa un po' si è vista soprattutto a livello di alternative in attacco e che possiamo dire? Lavoriamo sui calci di rigore, bisogna migliorare assolutamente sui calci di rigore, ma è una cosa che ci portiamo dietro da tempo. Il percorso, come diceva Inzaghi, è un percorso in cui noi ci siamo ancora dentro, assolutamente. Per me questa partita non cancella quanto di buono fatto in campionato, lo dicevo prima e lo ribadisco ancora una volta adesso, la stagione rimane clamorosamente straordinaria, stiamo facendo qualcosa di clamoroso. Con l'Atletico era un 51-49 sicuramente, in cui chi passa, sapevamo che era l'ottavo di finale più equilibrato e sappiamo che l'ottavo di finale è sempre clamorosamente equilibrato e particolare come sfida. C'è poco da dire, Simo. Io resto amareggiato e deluso oggi, ma questo non cancella un po' il mio giudizio sulla stagione. No, ma non deve cancellarlo, perché poi lo dicevamo anche prima dell'andata, l'unico che ha sempre parlato di voler fare più partite di tutte, cioè più partite possibili, era Inzaghi. Tutti gli altri, fin dall'inizio della stagione, anche internamente all'Inter, hanno sempre detto in maniera più o meno esplicita, a volte anche molto esplicita, che l'obiettivo è la seconda stella. E questo non viene detto adesso, ripeto, veniva detto già prima. E infatti fino a praticamente l'ultima gara del girone, quando poi l'Inter con qualche mugugno non batte la Real Sociedad e arriva seconda, in molti dicevano vabbè, ma è chiaro che quest'anno la Champions, quel che viene viene, l'importante è lo scudetto. L'hanno detto loro e l'hanno fatto capire, l'hanno anche detto. Quindi ripeto, non è una cosa che dici a posteriori. A me dispiace, perché a me la Champions è una competizione che secondo me non merita questo tipo di discorsi e comunque l'Inter l'ha onorata alla fine. Però tutto questo lo dicevo per non arrivare all'estremo opposto nel dire mandiamo via tutti, questa squadra fa schifo, la stagione fa schifo, perché se no non ne usciamo. Adesso c'è uno scudetto da vincere, che comunque è storico, non è la Coppa Italia, è uno scudetto. Sicuramente dispiace proprio per come è venuta fuori, perché oggi non si è vista l'Inter. Se avessimo visto l'Inter e l'Atletico fosse stato così più bravo a batterla, saremmo stati delusi, ma a meno di quanto lo siamo ora, probabilmente. Perlomeno parlo per me. Ringrazio The Pure Draconite, grazie Alex, tanta sfiga, ora Goofy e Topi escono dalle fogne, ma anche tanti intertristi, devo dire, purtroppo. Grazie Sì. The Pure Draconite, grazie Alex, mancato il coraggio, che delusione, dice The Pica Pica. Sono d'accordo, mancato il coraggio, mancata anche un po' di gamba, di cattiveria e stasera sì, c'è poco da dire, prestazione deludente, c'è poco da dire.
per me è mancata anche un po' di gamba, effettivamente, anche a livello proprio di brillantezza. Anche il centrocampo non mi è parso all'altezza di quello che gli abbiamo visto fare in altre partite. Di là abbiamo visto una squadra che invece ha morso la partita, a differenza nostra, quindi queste sono un po' le differenze che si sono viste. Questo forse Simo è anche un po' una risposta a quel discorso che si è fatto tante volte, quell'Inter che è nata da Istanbul, che per tanti sembrava pronta a dover vincere anche questa Champions League. Ripeto, per me se passi questo turno poi sei in diritto di sognare qualsiasi cosa. Però stasera ecco, abbiamo fatto un piccolo passo indietro rispetto a quello che ci aspettavamo. Non cancella comunque, e lo ripeto, lo ribadisco perché leggo tanti commenti che faccio fatica anche a seguire tutti perché la chat è infuocata, non cancella sicuramente il cammino e tutto quello che sta facendo quest'Inter. Non so Simo se vuoi aggiungere qualcos'altro, mentre ringrazio Luca Clerici che ha rinnovato l'abbonamento, ringrazio anche Giorgio, il nostro The Joker, che ha rinnovato l'abbonamento su Twitch. No, non direi che semplicemente quello che ci ha fatto vedere l'Inter in questo periodo in cui c'è Inzaghi è che comunque le coppe le valorizza e le vuol giocare tutte. Quindi oggi è andata male, si chiama sport, si può vincere, si può perdere, si può anche non meritare, perché purtroppo funziona anche così, però credo che i presupposti e il passato che questa squadra, il passato recente, che questa squadra ci mette davanti, ci dimostra che comunque ha voluto sempre onorare tutte le competizioni, ha sempre voluto dare il massimo, più volte ha funzionato perché ha vinto anche diversi trofei, l'anno scorso in Champions è arrivata in finale, oggi non ha funzionato. Questo non vuol dire che non si debba essere delusi o arrabbiati, ma il concetto relativo all'esagerazione nei commenti, insomma, abbiamo già detto prima, non mi ripeto, ma il tema purtroppo quando l'Inter non vince, puoi fare la stagione migliore del mondo, fare 200.000 gol, subirne uno, però poi certi commenti li leggi comunque, vabbè, ormai siamo abituati. Rosico Simo, rosico perché cavolo, prendi quel gol con la difesa schierata comunque quando stai cercando di bloccare la partita e di farla scivolare, cioè o comunque di tenere dietro e la vai a prendere quel gol del 2-1, lo stavo rivedendo adesso, in quel modo lì mi fa rosicare davvero. Vabbè, ne riparleremo a parte, così facciamo un po' di pagelle tra poco e comunque lo scudetto della seconda stella nel modo in cui sta arrivando è un qualcosa che in tanti si sogneranno ancora per tanti anni e ce la prendiamo. Chiudiamo qua, è difficile in questo momento rimanere lucidi in questo clima che leggiamo. Vi aspettiamo nel club su www.passioninter.club se volete approfondire insieme a noi, se volete continuare a parlare di Inter insieme a noi.